Questo episodio è legato alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Per l'argomento e le scene raccontate è consigliabile che un adulto ascolti l'episodio prima di proporlo a un minore. Oggi ti racconto una storia che arriva dall'antichità, ma che parla al presente. Una storia che la tradizione mitologica ha tramandato per interrogarci su un tema fondamentale. Cosa succede quando qualcuno cerca di negare a un'altra persona il diritto di raccontare la propria storia, la propria esperienza? È la storia di Filomela. E se non ne hai mai sentito parlare, c'è un motivo. Non è un mito facile, ma è un mito necessario. Prima di iniziare, un'informazione importante. Se tu o qualcuno che conosci avete bisogno di aiuto, ricorda che il numero antiviolenza e stalking 1522 è sempre attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisico Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio da Singapore, Michelangelo, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, Valentina, Margherita, Emily e Giuseppe. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Roberto, Silvia e Serena. Ed infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata speciale: Filomela e Procne. Ascolta, nel profondo della notte, quando il mondo tace, un canto si leva. Non è un canto allegro. È un lamento che si intreccia al vento, una melodia malinconica. Perché l'usignolo canta così nel cuore della notte? Perché sembra piangere nelle tenebre? Queste le domande degli antichi. La risposta si trova in un mito. La storia di Filomela. Una storia che tocca le nostre coscienze ancora oggi. Cosa succede quando qualcuno cerca di negarti il diritto di raccontare il torto che hai subito? E come si può rispondere a questa prevaricazione? La nostra storia inizia ad Atene, nella casa di re Pandione. Egli ha 2 figlie, Procne la maggiore e Filomela la minore, 2 sorelle il cui destino viene deciso non da loro stesse, ma dagli uomini che le circondano. Procne è la prima a lasciare la casa paterna. Viene data in sposa a Tereo, re di Tracia, quella terra remota e selvaggia a nord della Grecia, considerata dai greci come il confine stesso della civiltà. Perché questo matrimonio? Le versioni divergono. Secondo alcuni Tereo ha aiutato Atene in una guerra contro Sparta, secondo altri si tratta semplicemente di un'alleanza politica vantaggiosa. Ma il motivo, in fondo, conta poco. Procne diventa sposa di un uomo che non conosce in una terra lontana. Nasce un figlio da questa unione, Iti o Itilo, secondo alcune fonti. Un bambino che dovrebbe rappresentare il suggello felice del matrimonio. Ma passano gli anni e Procne si sente sempre più sola in quella terra straniera. La nostalgia la divora. Pensa alla sorella, a Filomela, che è rimasta ad Atene. Vorrebbe rivederla, abbracciarla, ascoltare la sua voce. Un giorno Procne si rivolge a Tereo con una richiesta. Lascia, gli dice, secondo le parole che Ovidio le attribuisce nella Metamorfosi, che io veda la mia cara sorella ad Atene, o lascia che lei venga a trovarmi in Tracia. Tereo acconsente, partirà per Atene, andrà dal re Pandione e scorterà Filomela fino in Tracia. È una decisione che sembra innocente, sarà invece l'inizio di una tragedia. Tereo giunge ad Atene.
Viene accolto con tutti gli onori dovuti al genero del re, allo sposo di Procne, al padre del piccolo Iti. Pandione lo riceve nel palazzo. Il vecchio re è titubante. Filomela è l'ultima figlia che gli resta, l'ultima presenza femminile nella sua casa. Lasciarla partire significa rimanere solo. Ma Tereo è convincente. Parla dell'amore di Procne per la sorella, della nostalgia che la consuma, di quanto sarebbe felice di rivederla. Pandione alla fine cede, ma non senza esitazione. Te la affido per i vincoli di sangue che ci legano, per tutti gli dei. Proteggila come proteggeresti tua figlia. Filomela è felice all'idea di rivedere la sorella. Non ha motivo di dubitare. Tereo è suo cognato, il marito di Procne. È sotto la sua protezione che intraprende il viaggio. Ovidio racconta che durante il tragitto, o secondo altre versioni appena giunti in Tracia, Tereo guarda Filomela con occhi diversi. La vede non più come la sorella di sua moglie, ma come oggetto di desiderio. Il poeta latino è esplicito nel descrivere la lussuria che si impadronisce di Tereo. Brucia, scrive Ovidio, come quando qualcuno appicca il fuoco alle messimature o quando le foglie secche prendono fuoco dalla fiamma. È una passione violenta, incontrollabile, che non conosce freni. Ed ecco che Tereo, invece di condurre Filomela da Procne, la trascina in un luogo remoto. È una capanna isolata nei boschi, circondata da alberi antichi e dal silenzio. Filomela cerca di divincolarsi, ma non può nulla contro la forza dell'uomo. Quello che segue è uno dei passaggi più brutali delle Metamorfosi di Ovidio. Filomela supplica. Chiama Tereo col nome che dovrebbe proteggerla. Cognato, grida, ricordandogli il vincolo che li lega. Sorella, invocando Procne. Padre, chiamando Pandione, che l'ha affidata alle sue cure. Tereo è sordo a queste invocazioni. La violenza ha luogo. Ovidio non risparmia al lettore i dettagli della sofferenza di Filomela, ma c'è qualcosa di ancor più terribile che sta per accadere. Dopo la violenza, Filomela parla. E qui le parole che Ovidio le mette in bocca sono potentissime. Ma se i celesti scorgono tutto ciò, se il loro potere conta qualcosa, se non tutto col mio onore è perduto, un giorno ne sconterai tu la pena. Gettato al vento il pudore, io stessa racconterò le tue gesta. Se concesso mi sarà, andrò tra la gente. Se prigioniera sarò tenuta nei boschi, lo griderò ai boschi e i sassi chiamerò a testimoni. Il cielo uderà la mia voce e l'udranno gli dei, se lì ve ne sono. Sono parole di una determinazione feroce. Filomela non accetta il silenzio, non accetta di essere ridotta vittima muta. Parlerà, racconterà, testimonierà, anche se dovrà gridarlo agli alberi, anche se dovrà chiamare i sassi come testimoni. È questa determinazione a parlare che scatena la reazione più estrema di Tereo. L'uomo comprende che Filomela rappresenta una minaccia, ma non la uccide. Vuole continuare ad abusare di lei. E finché lei può parlare e può testimoniare, lui non è al sicuro. E così decide di toglierle la capacità di raccontare. Tereo, mosso da ira e paura insieme, afferra Filomela, la immobilizza e le taglia la lingua. La lingua che impreca, che invoca senza posa il nome del padre, che lotta per parlare, scrive il poeta. Tereo va oltre la violenza sessuale. Tenta di strappare ciò che rende la sua vittima un testimone, la capacità di dare voce alla propria esperienza, di nominare ciò che è accaduto. Un alto muro di pietra viene presto eretto a circondare la capanna in cui Filomela viene relegata, con una guardia al cancello e una sola serva cui è concesso entrare ed uscire e che provvede alla sua sopravvivenza. Tereo torna da Procne. In lacrime le racconta una menzogna. Filomela è morta durante il viaggio. Procne piange la sorella. Non sa che in realtà è viva, imprigionata, mutilata a poca distanza da lei. E qui il mito
prende una svolta straordinaria. Filomela, pur privata della lingua, pur rinchiusa e sorvegliata, trova un modo per parlare. Sofocle, nella sua tragedia perduta, conia un'espressione che diviene famosa nell'antichità, la voce della spola. Aristotele stesso la cita nella Poetica quando parla dei vari tipi di riconoscimento nelle tragedie. Cosa significa la voce della spola? Significa che Filomela, impossibilitata a parlare con la bocca, parla con le mani. Prende un telaio, quello strumento che da sempre nel mondo antico è associato al lavoro femminile, e comincia a tessere. Ma non tesse un arazzo qualsiasi, tesse la sua storia. Le fonti divergono su cosa esattamente abbia tessuto. Ovidio parla di un peplo purpureo nel quale Filomela intreccia segni rossi su fondo bianco, rivelando così il crimine. Alcuni studiosi interpretano quei segni come vere e proprie lettere dell'alfabeto. Filomela avrebbe quindi scritto sulla stoffa. Altri interpretano invece che abbia creato delle immagini, ricamando la sua storia e la scena della violenza subita. In ogni caso, questa stoffa diventa il messaggero silenzioso di Filomela. Viene affidata, secondo le diverse versioni, all'ancella che crede di recapitare un semplice dono. La stoffa arriva a Procne e Procne legge. Immagina la scena. Procne, che piange da un anno la sorella che crede morta, riceve questa stoffa, la guarda. All'inizio forse non capisce, poi lentamente i segni cominciano a prendere senso, le immagini o le parole raccontano una storia, la storia di Filomela. Ovidio scrive: Procne legge quella terribile storia e è un miracolo che abbia potuto farlo, tace. Questo silenzio di Procne è carico di significato. È il silenzio di chi sta elaborando un orrore inimmaginabile. È il silenzio che precede la tempesta. Procne non esita. Durante le feste dionisiache, quelle celebrazioni in onore di Dioniso durante le quali le donne escono dalle case e si recano sui monti in cortei rituali, Procne si traveste da baccante. Raggiunge il luogo dove Filomela è tenuta prigioniera, la libera, la veste anch'essa con gli abiti rituali delle baccanti, nascondendole il volto con foglie di edera. La porta a palazzo. Il riconoscimento tra le due sorelle è commovente e terribile insieme. Ovidio descrive Filomela che, vedendosi nel palazzo di Tereo, trema tutta e impallidisce. Procne le toglie il travestimento rituale e cerca di abbracciarla, ma Filomela non osa alzare gli occhi. Si sente colpevole, come se fosse lei ad aver tradito la sorella. Vorrebbe giurare, chiamando gli dei a testimoni, che quella violenza le è stata inflitta contro la sua volontà, ma non può parlare, può solo usare i gesti al posto della voce. C'è un frammento di Sofocle, citato da vari autori antichi, che probabilmente apparteneva a questa scena. È Procne che parla e dice: «Ora io non sono nulla da sola. Eppure io ho spesso considerato la natura della donna in questo modo, vedendo che non serviamo a niente». Sono parole che rivelano la consapevolezza amara della condizione femminile. Due sorelle, entrambe vittime di un sistema che le considera oggetti da scambiare, da possedere, da tenere alla propria mercé. Quella che segue è la parte più controversa e disturbante del mito. Procne, appresa alla verità, decide di punire il marito e sceglie la vendetta più terribile che si possa immaginare. Guarda il piccolo Iti, suo figlio, e in lui vede non più solo il bambino, ma anche il figlio di Tereo, l'estensione dell'uomo che ha distrutto la sorella. Ovidio descrive il tormento di Procne con parole che rivelano tutta la complessità psicologica del personaggio. Quando Iti arriva e chiama mamma e le getta le braccia al collo e la bacia con parole infantili, lei è toccata. La sua ira esita e i suoi occhi, contro la sua volontà, si inumidiscono di lacrime. Ma quando si accorge che il suo animo si sta ammorbidendo per troppo affetto, si volta di nuovo verso la sorella e, guardando ora l'uno, ora l'altra, dice:
Perché l'uno mi chiama mamma e l'altra non può chiamarmi sorella? Considera, figlia di Pandione, che hai sposato. Con un marito come Tereo, la pietà è un delitto. Procne e Filomela, disperate, accecate dal dolore e dalla rabbia, compiono l'atto più terribile. Uccidono il bambino, lo cucinano e lo servono a Tereo durante un banchetto. Tereo mangia senza sapere. Quando ha finito chiede: «Fate venire Iti». È Procne a rispondere: «Quello che chiedi l'hai dentro di te». La rivelazione è brutale, la vendetta è compiuta. Tereo, sconvolto, afferra la spada, si lancia all'inseguimento delle due sorelle. I dei intervengono. Non possono permettere che questa catena di violenza continui all'infinito. Trasformano tutti e tre i protagonisti in uccelli. Nella versione latina, quella seguita da Ovidio e che diventa poi canonica nella cultura occidentale, Filomela diviene il primo usignolo, ritrovando nel canto ciò che le è stato negato, la voce. Procne diventa la prima rondine, un uccello dal volo inquieto, nervoso, che non si posa mai, come chi è perseguitato dal rimorso e non trova pace. Tereo viene trasformato in upupa, un uccello dal becco lungo e ricurvo che ricorda una spada, messaggero di disgrazie. Ed ecco spiegata per gli antichi l'origine del canto notturno così malinconico dell'usignolo. Non è un canto che è diventato triste, è un canto che nasce già intriso di quella tristezza, perché porta in sé la memoria di questa storia. L'usignolo stesso nasce da questa metamorfosi, da questo dolore. Ora fermati un attimo con me. Abbiamo raccontato una storia terribile, una storia di violenza, di mutilazione, di vendetta, una storia che non risparmia nessuno, nemmeno un bambino innocente. Perché i greci raccontavano storie così? Perché tramandare un mito tanto brutale? La risposta, credo, sta proprio in quello che abbiamo detto all'inizio. Questa è una storia sul linguaggio, sul potere della parola, su cosa succede quando qualcuno cerca di negarla. La violenza che Filomela subisce non è solo fisica, c'è un secondo livello, forse ancora più insidioso, il tentativo di cancellarla come testimone, di ridurla a corpo muto, incapace di raccontare. Il taglio della lingua non è solo mutilazione, è un tentativo di cancellazione dell'identità, della soggettività, della capacità di narrare la propria storia. Questa dinamica, negare la voce a chi ha subito un'ingiustizia, non appartiene solo al mito. È un meccanismo che attraversa la storia umana. Non è questione di uomini contro donne, ma di come il potere, in qualsiasi forma si manifesti, cerchi di tappare la bocca a chi potrebbe denunciarlo. Ma Filomela resiste, trova un altro linguaggio. Quando le negano la voce, usa le mani. Quando le tolgono le parole, usa le immagini. Il suo telaio diventa strumento di denuncia, di testimonianza, di opposizione. La voce della spola, di cui parlava Sofocle, è una metafora potente. Anche nel silenzio imposto, anche nella mutilazione, c'è sempre un modo per comunicare. Il linguaggio trova sempre una via. E poi c'è Procne, la sorella che legge il messaggio e reagisce immediatamente. Non esita, non cerca giustificazioni, non tenta di mediare. Vede Filomela viva, nascosta, mutilata, contro ogni menzogna di Tereo e la sua scelta è immediata. Si schiera dalla parte della sorella. La solidarietà è totale, istantanea. Certo, la loro vendetta è eccessiva, brutale, imperdonabile. Il mito non ci chiede di approvarla, ma ci mostra la disperazione che può nascere quando non esistono vie legali, quando la giustizia è assente, quando il sistema stesso sembra complice del silenzio. Questo mito ha attraversato i secoli, ha continuato a parlare, ha trovato nuove voci. E una di queste voci è quella di Artemisia Gentileschi. Artemisia è stata una delle più grandi pittrici del Seicento italiano, figlia del pittore Orazio Gentileschi e allieva della scuola caravaggesca. La sua vita è segnata da un evento traumatico. A 18 anni viene stuprata da Agostino Tassi, un pittore collaboratore di suo padre. Segue un processo pubblico, umiliante, durante il quale Artemisia viene sottoposta persino alla tortura per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni. Tassi viene riconosciuto colpevole,
Ma la sentenza è un'ammenda pecuniaria e l'allontanamento perpetuo da Roma, esilio mai avvenuto. È invece Artemisia che lascia la città per lo scandalo. Eppure continua a dipingere, anzi dipinge alcune delle opere più potenti del suo tempo. Dipinge Giuditta che decapita Oloferne con una potenza e una maestria che la rendono una delle più grandi pittrici della sua epoca. E dipinge anche Procne e Filomela. Il quadro, datato tra il 1630 e il 1640, si trova oggi nella Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto. Rappresenta il momento terribile in cui le sorelle mostrano a Tereo la testa del figlio Iti. Non è un'immagine facile da guardare, ma è potente nella sua drammaticità. Le due donne occupano il centro della scena, i loro volti non mostrano trionfo, ma una determinazione feroce, quasi disperata. È la rappresentazione di donne che hanno trovato nella vendetta più estrema l'unico linguaggio che quell'uomo potesse finalmente capire. Artemisia conosce quella storia dall'interno, sa cosa significa essere messa in silenzio, non creduta, umiliata pubblicamente. Nel dipingere Filomela e Procne dipinge in qualche modo se stessa. Questo mito ci parla di qualcosa di profondo. Quando la voce diretta viene interrotta, imbavagliata, negata, nascono altri linguaggi. Ma non dovrebbe essere necessario trovare codici alternativi per farsi ascoltare. Il telaio di Filomela ha trascritto una storia dove non era prevista, usando un linguaggio che non era atteso. È diventato, nella tradizione classica, un simbolo di come la parola trovi sempre una via, anche quando qualcuno cerca di negarla. Le voci delle donne devono essere ascoltate ovunque, non soltanto nei soliti spazi, ma in tutti gli spazi. E devono essere ascoltate al primo tentativo, non dopo che hanno dovuto trovare 1000 modi diversi per farsi sentire. Se questo episodio ti ha fatto riflettere, condividilo. Le storie antiche continuano a parlare solo se qualcuno continua a raccontarle. E ricorda il numero 1522, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.